Buongiorno e bentornati su Crunch Languages. Questa mattina vi abbiamo portati a Esperia. Esperia è un piccolo paesino che si trova nell'entroterra. Siamo a circa 30-35 minuti da Formia ed è, guardate, il mare non si vede, l'acqua non si vede, siamo circondati dalle montagne e stiamo andando in montagna, esattamente su Brem Monteforte, che fa parte dei Monti Arunci. Siamo con un'associazione chiamata TrekMed, vero Brem? Ok, e oggi appunto abbiamo conosciuto questo gruppo, l'abbiamo scoperto su Facebook e ci è subito piaciuto e quindi abbiamo deciso di unirci e di condividere con loro questa esperienza. Il nostro è un approccio di passeggiata naturalistica, non è un approccio di tipo fisico alle escursioni, ok? Oggi vedremo, visto che oggi è la giornata, la famosa giornata dell'albero, che piantano tutti, ormai se non si piantano almeno una ventina di alberi a testa non si nessuno, cioè praticamente questo è il alla fine passeremo in un castagneto storico, cioè storico, diciamo secolare, e secondo me queste sono le piante più antiche del parco in assoluto. Comunque la prima parte del percorso è abbastanza ostica perché in pratica passano in una zona dove c'è molto fango. Fango, sì. Che mi piace tanto, tutte queste foglie a terra. Ma lo sapete che oggi è la giornata nazionale o mondiale dell'albero? Nazionale dell'albero. Quindi oggi dobbiamo piantare anche noi il nostro alberello. Cioè comunque ricaccia la pianta, nel senso che se la radice non muore può sempre cacciare il pollone. E il pollone è comunque un'altra pianta giovane. Quell'altro che vedete a fianco enorme, quello è un castagno. Più o meno questo non è dei più grandi, però voglio dire, rendetevi conto di quanto è grossa sta pianta. Come va? Benissimo, hai visto che belli castagneti? La guida ha detto sono gli alberi probabilmente, quasi sicuramente più vecchi dei Monti Arunci, quindi del parco dei Monti Arunci, bellissimi. E poi si apre il tronco, no? E dentro se piove ti ci puoi riparare. Poi non hai visto più niente, se vedi un mucchietto di pietre così probabilmente il sentiero passa di lì, ok? Quindi è giusto per aiutarsi in montagna. Però non è questo il caso perché il sentiero è evidente, è segnato. Ho bisogno di togliermi la felpa, non la giacca, la felpa, perché ho accelerato un pochino perché ci eravamo fermate lì a fare chiacchiere e ora fa caldo. Cosa stai mangiando? Una galletta? Galetta? Come un galetto? Come un chicchirichì? No. Una galletta di riso con la copertura qui di cioccolato fondente. Ah. Anch'io voglio uno. Prego. Queste capanne così grosse erano abitate da diverse famiglie, non da una sola. E magari poi da qualche parte c'è anche un'altra, magari pure più grande per le bestie, per gli animali. Poi non so se ci siete stati in una capanna di pastore di questo tipo ancora con il tetto. All'interno si accendeva il fuoco e tutto il tetto è nero. Quindi oltre alla catramina ci si mette il fumo che comunque crea un'impermeabilizzazione, diciamo così. Non ci piove dentro, garantito. Vai, 2 metri. 2 metri? Oh, ma siamo Ah, arrivati? sì. Yeah. Yeah.
Siamo arrivati in cima a Monteforte. Non ricordo, Prem 1300 qualcosa? 1300 metri 318 penso. circa dal livello del mare. Ci siamo seduti, guardate, perché su questa parte tirava vento, mentre ci siamo protetti da quest'altra parte qua e abbiamo mangiato. Abbiamo tirato fuori dagli zaini un po' di tutto, dal formaggio alla salsiccia al riso. Ma non solo il nostro No, il nostro solo. zaino. No, esatto. Tutti hanno tirato fuori un po' di tutto, anche un po' di cioccolato. Ora stiamo riprendendo il nostro percorso verso il parcheggio, quindi dobbiamo tornare indietro. Facciamo lo stesso percorso della salita in pratica. E guardate, purtroppo si è alzata un po' di nebbia e si sente questa umidità addosso che non è molto piacevole. Ormai il sole è scomparso, ma vabbè, ce la faremo. E non si vede niente. Non vedi niente? Un po' sonnata. Sto pensando al divano, alla copertina e ai popcorn. Abbiamo finito, Premo, come ti senti? Bene. E tu? Sei dolorante un po'? No. No? E tu? Io sto bene, solo... Laggiù? Lo sai di che ho voglia? Di patatine fritte. Perfetto. Perfetto. Appena arrivo a casa devo proprio... Ma non le patatine fritte, le patatine quelle nel pacco che... Ah. Sì, proprio seduta sul divano, con la copertina. Avete fatto un buon reportage.